amici, ben trovati! Come avete visto dall'anteprima, oggi realizzeremo una borsa di medie dimensioni. Focalizzeremo molto l'attenzione sul punto di lavorazione, molto semplice ma d'effetto, sulla chiusura, perché come avete visto ho utilizzato un moschettone e un ponticello, accessori che generalmente si usano per agganciare la tracolla. Quindi se per esempio non avete a portata di mano delle chiusure magnetiche, chiusure a cartella, potete semplicemente utilizzare ciò che avete a disposizione e fare così una giusta combinazione, proprio come ho fatto io, un ponticello e un moschettone. Poi vedremo anche come realizzare dei laterali all'uncinetto in maniera facile e veloce, ci vogliono davvero 5 minuti e hanno una forma insolita che io ho chiamato a pera, ma comunque lo vedrete verso la fine del video. Anzi, ho una proposta da farvi: perché non prendete anche voi del cordino, del filato? Io ne ho utilizzato 360 grammi in questa bellissima variante grigio perla, sempre cordino Swan Black. Prendete anche un uncinetto 3,5 della rete della stoffa, le cui misure le suggerirò passo passo durante il tutorial, un moschettone e un ponticello e provate a fare insieme a me adesso questo progetto, perché davvero ci vuole pochissimo tempo, almeno mezza giornata o in una mattina o in un pomeriggio riuscirete a realizzarla. Tra l'altro, se lo preferite e impiegherete anche meno tempo, potete omettere sia la rete che la stoffa, quindi realizzare il progetto soltanto all'uncinetto. Poi vedete un po' voi in base ai vostri gusti. Io o purtroppo o per fortuna, non lo so, ho questa fissazione che devo irrigidire e foderare tutti i miei progetti, ma è puramente un gusto personale. Poi tra l'altro vi dico un'altra cosa: io in realtà dovevo realizzare una semplice pochette di dimensioni normali, un progetto di quelli facili e veloci, puramente all'uncinetto, senza stoffa, senza rete, senza nulla, focalizzare l'attenzione soltanto sul punto. Poi praticamente cosa è successo? Perché dovete sapere che io ho una tendenza un po' strana, soprattutto quando realizzo le pochette. Vado avanti con il lavoro, mi faccio prendere un po' troppo la mano e le dimensioni che dovrebbero essere normali per una pochette diventano enormi e quindi diventa così poi una borsa di medie dimensioni in questo caso. Lì per lì dico vabbè, che ci vuole? Ci vogliono 5 minuti a fissare la rete, no? Tanto devo fare il giro a maglia bassa, lo faccio con la rete e così via. Anche con tutti gli altri passaggi faccio lo stesso ragionamento, anche per i laterali in questo caso. Ho pensato vabbè, che ci vuole? 5 minuti, perché no? Perché non conferiamo un po' di profondità, così la pochette diventa sempre più spaziosa? E infatti è successo questo, che ho realizzato anche in 5 minuti, poi non è che ci vuole chissà quanto tempo, i due laterali. Comunque vi faccio una promessa, anzi soprattutto faccio questa promessa a me stessa: uno dei prossimi tutorial sarà appunto un progetto facile, veloce, puramente all'uncinetto, senza usare rete, stoffa, niente. Focalizziamo l'attenzione soltanto sul punto di lavorazione. Che dite? Che ne pensate? Insomma, fatemi sapere qui sotto con un commento. Magari mi spronate anche voi a evitare alcuni accessori. Comunque, io nel frattempo vi ho detto anche tutti i materiali che occorrono per realizzare questo progetto. Direi di passare subito al tutorial, però come sempre vi rubo gli ultimi 30 secondi per ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo avete fatto, di attivare e personalizzare la campanellina, in questo modo non vi sfuggiranno i prossimi contenuti qui sul canale. Seguitemi anche su Facebook e su Instagram per non perdervi le anteprima, il retroscena, insomma anche lì pubblico un po' di contenuti. È semplice, basta avere un account, accedere all'applicazione e fare semplicemente un click. Bene, a questo punto sigla! Intanto avvio 36 catenelle, 2, 3, 4, 5, 35, 36esima ed ultima catenella, e questo qui sarà poi il risultato. All'incirca queste catenelle equivalgono a 25 cm. Adesso ritorniamo indietro a maglia bassa, lavorando un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 35 punti. 2, 3, 4, 5, 34, 35.
prima riga a maglia bassa. Adesso facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare il punto prescelto. Molto 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 semplice, lo vedrete, ma d'effetto non solo sulla parte frontale ma anche sulla parte retro. Quindi poi a fine pannello potrete decidere quale sarà il vostro diritto, visto che la trama è simile apparentemente ma diversa. Nel primo punto vado a sostituire il primo punto alto con le solite 2 maglie basse, una sull'altra. Se lo preferite potete sostituire con le 3 catenelle o con una maglia bassa e 2 catenelle, io preferisco fare così, lo sapete. Poi cosa facciamo? Andiamo a lavorare nei prossimi 2 punti e nel primissimo punto già lavorato. Però prima cosa facciamo? Prendiamo il filo, ci reinseriamo nuovamente nello stesso punto già lavorato e riprendiamo il filo. E abbiamo 3 asole. Riprendiamo il filo. Andiamo nel secondo punto, prendiamo il filo e usciamo fuori e abbiamo 5 asole sull'uncinetto. Per l'ultima volta ripetiamo, prendiamo il filo, andiamo nel terzo punto, riprendiamo il filo e abbiamo così 7 asole, 2, 4, 6 e una 7. Per cui andiamo a chiudere tutto con un'asola. E voilà! Fatto questo andiamo a fare una catenella di sicurezza che conterà come punto. Per andare avanti basterà semplicemente lavorare i primi 3 punti, quindi i primi 2 liberi successivi e l'ultimo appena lavorato. Riprendiamo sempre il filo, entriamo sempre nell'ultimo punto lavorato e prendiamo il filo. Carichiamo il filo, punto successivo e riprendo il filo. Per l'ultima volta ripetiamo, terzo ed ultimo punto, 7 asole sull'uncinetto, riprendiamo il filo, lo facciamo scorrere attraverso le 7 asole, dopodiché facciamo una catenella di sicurezza e questo qui sarà il risultato. Per adesso dobbiamo sempre andare avanti così per tutta la riga, per tutti gli altri punti che ci rimangono. Quindi riprendiamo il filo, entriamo nel punto lavorato, ricarichiamo il filo, punto successivo, riprendiamo il filo. Riprendiamo il filo, terzo ed ultimo punto, tiriamo fuori, 7 asole sull'uncinetto, riprendiamo il filo e le andiamo a chiudere tutte insieme. E poi catenella di sicurezza. Avete visto? Semplice semplice. Poi tra l'altro è molto scorrevole e molto veloce da lavorare. Finirete in fretta la riga. Quindi continuiamo così. 1, 2, 3. Prendo il filo, chiudo tutto. Catenella di sicurezza. Riprendo il filo, 1, 2, 3. Riprendo il filo e chiudo tutto. Perfetto, sono quasi al termine della riga, mi rimangono gli ultimi 2 punti. Adesso vediamo come terminare. Il lavoro sicuramente risulterà così, un po' ondulato. Basterà semplicemente tirare il lavoro in questo modo e ritorna a posto. È normale perché alla fine andiamo a lavorare 3 punti insieme, come se facessimo delle diminuzioni, ma in realtà non le facciamo perché poi andiamo a recuperare con l'asola dei 3 punti chiusi insieme. Rientriamo sempre nell'ultimo punto lavorato e poi andiamo a fare sempre l'ultima catenella di sicurezza. Quindi se provate a contare le maglie una volta finita questa riga vi ritroverete sempre 35 punti. Comunque, detto questo, andiamo a chiudere, ovvero andiamo a terminare la riga. Quindi vado a fare la mia catenella di sicurezza. Perfetto, quindi entro nell'ultimo punto lavorato, poi mi rimangono gli ultimi 2 punti, lavoro il primo sempre allo stesso modo, riprendo il filo e lavoro l'ultimo. Prendo il filo e abbiamo 7 asole, chiudo tutto
catenella di sicurezza. Vedrete che il numero di maglie che vi ritrovate durante questa primissima riga sarà sempre lo stesso, 35. Andare avanti è semplicissimo, basterà fare una catenella, girare il lavoro e andare a lavorare un punto in ciascun punto sottostante. Quindi entro nell'ultimo punto, ovvero nella catenella di sicurezza, e faccio un punto basso. Entro nel secondo punto, faccio un secondo punto basso. Terzo punto, punto basso. E così via per tutta la riga. Trentaquattro, 35esimo ed ultimo punto. Perfetto, seconda riga terminata. Questo sarà il risultato. Avete visto? Molto semplice ma d'effetto. E sulla parte invece del rovescio questo sarà il risultato. Sembra simile ma in realtà non lo è. Sul rovescio abbiamo la trama piatta rispetto a quella che abbiamo sul dritto. Sul dritto risulta un po' a rilievo. Comunque poi appena andiamo avanti con la lavorazione e il pannello è finito, sarà molto più visibile il risultato di entrambi i lati. Intanto andiamo avanti. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro. Dobbiamo andare a ripetere quello che abbiamo fatto durante la prima riga. Quindi sostituisco sempre il primo punto alto con le 2 maglie basse. 1 e 2. Sempre nello stesso punto vado a lavorare un primo punto, ovvero vado a prendere il filo e ho così 3 asole. Ripeto per i prossimi 2 punti. 2 e 3. 7 asole sull'uncinetto. Prendo il filo, chiudo tutto. Catenella di sicurezza. Riprendo il filo, entro nel punto già lavorato, prendo il filo, entro nel secondo punto, 5 asole, prendo il filo, entro nel punto successivo, 7 asole, prendo il filo e le chiudo tutte insieme. Catenella di sicurezza. 1, 2, 3, 7 asole, chiudo tutto. Catenella di sicurezza. 1, 2, 3, 7 asole, chiudo tutto. Catenella di sicurezza e così via per tutto il pannello, per tutta la riga. Sto terminando anche questa terza riga, 2, 3, ci rimarranno sempre gli ultimi 2 punti, 1 e 2, quindi lavoriamo l'ultimo già lavorato, il secondo, prendo il filo, terzo ed ultimo punto, 7 asole, chiudo tutto. Catenella di sicurezza, mi raccomando non dimenticatela, altrimenti andate a diminuire praticamente. Come notate il lavoro si presenta ondulato, come vi dicevo prima è normalissimo, basta tirare un po' ed il gioco è fatto, tutto ritorna alla normalità. Continuare è semplicissimo, come vi dicevo prima, basterà fare la catenella e ripetere la seconda riga. Facciamo la catenella che ci aiuta a girare il lavoro e nel primissimo punto, quindi nella catenella di sicurezza, andiamo a fare il primo punto basso. Punto successivo, secondo punto, punto successivo, terzo punto e andiamo avanti così anche per questa quarta riga. I punti sono ben visibili, quindi non avrete sicuramente problemi ad individuarli.
34esimo punto basso, 35esimo ed ultimo punto basso, catenella, e poi siamo pronti per girare. Ecco qua, questo è il risultato. Come notate è ben lineare, tutto simmetrico, stiamo lavorando in maniera corretta con i punti corretti, sono sempre 35. Questo è il risultato sulla parte frontale. Questo invece è il risultato sulla parte retro, sul rovescio del pannello. Non so se notate un po' la differenza. Io, avendo il lavoro tra le mani, la noto molto, magari dalla fotocamera non si nota molto, comunque una volta che fate il lavoro e lo avete tra le mani ve ne accorgete. Ah, non vi ho detto una cosa importantissima. Dunque, se desiderate realizzare un altro progetto utilizzando lo stesso punto, ma dovete realizzarlo molto più grande, dovete aumentare le catenelle di avvio sempre di 2 punti. Quindi, per esempio, in altre parole, io ho avviato 35 catenelle più una per girare il lavoro, 36. Ne aggiungete sempre 2, quindi 38, per un totale di 37 punti. 39, 41, 43, insomma così via. Quindi aggiungere sempre 2 punti in più. Detto questo, io direi di procedere anche da sole, perché penso che abbiate assimilato bene il punto di lavorazione, ve l'ho mostrato passo passo. Non dovreste avere problemi. Io andrò avanti con il mio pannello fino a raggiungere l'altezza desiderata. Come sempre, qui in alto sullo schermo vi indico il numero di righe che andrò a lavorare io, escluse queste 4 fatte insieme, più la misura in centimetri, così avete una linea guida da seguire. Perfetto, ho completato le mie 40 righe totali che corrispondono a 35 centimetri. Questo è il risultato sulla parte frontale del pannello, mentre questo il risultato sulla parte dietro. La trama sulla parte retro risulta più piatta, mentre sulla parte frontale risulta più a rilievo. Quindi io continuo sulla parte frontale con il mio giro di rifinitura che andrà a completare il pannello. Continuo per questo verso. Qui ho l'ultima riga a maglia bassa e continuo lavorando sempre nell'ultimo punto altri 2 punti bassi. In questo modo andiamo a formare il primo angolo. 1 e 2. Adesso per ciascuna riga andremo a lavorare un solo punto basso, quindi mi inserisco nella riga successiva un punto basso, vado nella riga successiva che corrisponde alla riga punto basso e lavoro un punto basso. Riga successiva, entro al centro prendendo almeno 2 maglie, un punto basso. Riga successiva, un punto basso. Riga di punti bassi, un punto basso, riga successiva, un punto basso, e praticamente continuo così per tutto questo lato. Un punto per ciascuna riga, non potete sbagliarvi, anche perché le 2 righe si distinguono. Qui abbiamo il punto di lavorazione e qui abbiamo la riga a punto basso semplicissima. Mi rimangono le ultime 2 righe, quindi un punto qui è un punto, anziché farlo nella primissima catenella dove abbiamo lavorato la primissima riga a maglia bassa, vado a puntare l'uncinetto qui alla base dove abbiamo iniziato la riga con questo punto. Quindi faccio 1, 2, 3 punti. Praticamente adesso andiamo a lavorare sopra la riga a maglia bassa, come se fosse un punto canestro, tutto qui. Ora vi faccio vedere meglio. Quindi normalmente andiamo a puntare l'uncinetto proprio nella catenella. Questa volta invece vado alla base, vado direttamente al punto successivo. 1, 2, 3, 4, 5, 35esimo punto. Qui aggiungo 2 punti bassi per formare il terzo angolo. Ok. Adesso ci rimane da lavorare l'ultimo lato più lungo, quindi giriamo il nostro lavoro e, come abbiamo fatto prima, per
per ciascuna riga un punto basso. Quindi entro nella riga successiva, un punto basso, entro nella riga maglia bassa, un punto basso, riga successiva, un punto basso, riga successiva, anziché entrare qui entro subito dopo, così non si dilata la lavorazione e stringiamo un po'. Punto successivo, non entro qui ma entro subito dopo e stringiamo un po', così il buchino, lo spazietto che c'è non si nota più. Quindi vado avanti anche per questo lato. Ok, termino il mio giro di rifinitura con una maglia bassissima nel primissimo punto, facciamo una catenella ed entro sempre nel primissimo punto. Come notate ho già inserito della rete, l'ho fissata velocemente con delle mollette, un passaggio che vediamo sempre. Se vi può essere utile vi do le misure della rete, ne ho tagliata semplicemente 26 cm e mezzo per 36 cm, quindi l'altezza del mio pannello. Vado nel primissimo punto, mi inserisco nel primissimo quadratino e vado a fare i primi 3 punti, quindi il primo angolo, terzo ed ultimo punto. Dopodiché continuo lavorando un punto in ciascun punto, prendendo anche la rete dietro. Perfetto, sto per arrivare al secondo angolo e anche lì vado a fare 3 punti, quindi prendo anche l'ultimo quadratino, 1, 2, 3. Io direi di continuare così per tutto il lato. Angolo 3 punti bassi, lato più corto un punto in ciascuno, 3 punti bassi e poi terminiamo l'ultimo lato più lungo. Quando termino il giro, qui cosa andrò a fare? Anziché lavorare l'ultimo punto lo vado a sostituire con l'asola di chiusura, così non realizzo una maglia in più. Ok, ho terminato il mio pannello, tra l'altro ho fatto un secondo giro di rifinitura a maglia bassa, questo è alternativo se vi va lo fate, altrimenti va benissimo un giro per incorporare la rete. Adesso passiamo alla chiusura, quindi prendo il mio piccolo moschettone e di nuovo il cordino. Vado a realizzare un cordoncino di 10 maglie. Mi inserisco all'interno del moschettone, prendo il filo e faccio una catenella. Ecco qui. Mi inserisco nuovamente, blocco anche il filo dietro, prendo il filo e ho così 2 asole sull'uncinetto. Ora cosa faccio? Sfilo l'uncinetto dalla seconda asola e vado a chiudere solo la prima. Poi rientro nella seconda, riprendo il filo e chiudo e continuo così per altre 9 volte. Già abbiamo visto questo passaggio quando abbiamo realizzato le bretelline per lo zainetto in fettuccia. Sfilo l'uncinetto dalla seconda asola, prendo il filo e lo faccio passare dalla prima. Poi rientro nella seconda, riprendo il filo e chiudo. Sfilo dalla seconda, chiudo la prima, poi mi inserisco nella seconda asola e faccio passare il filo. Quindi continuo così. Ok, procedo per l'ultima volta, 1 e 2 e ho così 10 maglie, potete contarle perché abbiamo le asole su tutti e 4 i lati. Una volta fatto questo, allungo le asole, quindi prendo il mio pannello e lo piego esattamente in 2. Decidiamo il fronte e il retro e vado a fissare il cordoncino esattamente sulla parte dietro del pannello. Quindi al centro siamo a 14 cm, quindi esattamente in questo punto. Quindi vado a bloccare il tutto qui, per cui inserisco l'uncinetto da dietro esattamente in questo punto e tiro fuori sia le asole sia il cordino che mi rimane, che ho tagliato precedentemente. Porto tutto all'interno
Ok, ci ritroviamo a questo punto con le due asole. La prima la porto all'interno della seconda, faccio passare il cordino attraverso il quadratino successivo, così vado a bloccare il tutto. Ok, esattamente in questo modo. Quindi prendo il cordino e blocco con un nodo. Andiamo a vedere sulla parte dietro com'è la situazione. Come notate ho fissato per bene il cordoncino sulla rete. Posso fare qualche altro nodino di sicurezza, così siamo sicuri che non si disfa. Passo attraverso la rete e faccio dei semplici nodi con l'uncinetto, così, ed eventualmente bloccare con un accendino l'eccesso, esattamente in questo modo. Ecco qui, e il gioco è fatto. Adesso passiamo all'altra metà, ovvero al ponticello. Lo andrò a fissare sempre al centro, in corrispondenza del moschettone, o con ago e filo o con uncinetto e filo. Passerò anche qui attraverso la rete. Scelgo di farlo con uncinetto e cordino, quindi faccio un cappio e nel frattempo entro esattamente nella riga a maglia bassa. Ecco qui. Tiro fuori il cappio, quindi faccio passare l'uncinetto attraverso il ponticello, mi inserisco nella riga successiva che va a coincidere col quadratino sopra al cappio e vado a fissare in questo modo il tutto. Passo al punto successivo e quindi al quadratino successivo accanto al nodino. Prendo il filo, lo faccio passare, mi inserisco nella riga sopra e quindi nel quadratino sopra, proprio in corrispondenza dell'ultimo preso. Prendo il filo e chiudo a maglia bassa. Entro nel punto successivo che coincide col quadratino successivo, ecco qui, prendo il filo e poi mi inserisco nella riga sopra e prendo il quadratino sopra a quello che si trova sotto. Insomma, continuo così, vado a bloccare in questo modo il ponticello. Secondo me è molto più semplice e molto più veloce rispetto all'ago e al filo. Alla fine ho fatto 6 punti bassi più la catenella iniziale. Adesso stacco il filo e lo inserisco all'interno e vado a bloccare anche con l'accendino. Perfetto, una volta fissato il ponticello questo sarà il risultato. Possiamo fare anche una piccola prova, perché chiaramente tutto quello che abbiamo realizzato deve essere anche funzionale e direi proprio che ci siamo. Adesso occupiamoci del laterale, lo realizzeremo davvero in maniera facile e veloce. Prendo sempre del cordino, l'uncinetto 3,5 e avvio 23 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 23esima catenella. Vado a sostituire il primo punto alto con le 2 maglie basse e poi continuo lavorando un punto alto in ciascuna catenella sottostante per un totale di 22 punti. 3 e 22. Proprio nell'ultima catenella aggiungiamo altri 5 punti alti per un totale di 6. Quindi sono 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto.
Adesso ritorniamo indietro, un punto in ciascun punto per i prossimi 21 punti. 1, 2. Ok, manca l'ultimo punto e lo vado a sostituire con una catenella e poi chiudo le altre 2 asole, una maglia bassa sulla catenella, proprio come ho iniziato. Adesso andiamo avanti per il secondo e ultimo giro, intanto questo è il risultato. Per conferire questa forma, chiamiamola pera, basterà semplicemente lavorare nei prossimi 10 punti un punto basso. 1, 2, 3, 10. Nei prossimi 10 punti invece andiamo a lavorare 10 punti alti, quindi prendo il filo, chiudo le prime 2 e le altre 2. 1, 2, 3, 10 e adesso ritorniamo alla maglia bassa. Nel primo punto faccio un punto basso, nel prossimo punto un altro punto basso. Nei prossimi 4 punti vado a lavorare un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto. 1, 2, 3, quarto ed ultimo aumento. Nel prossimo punto lavoro un punto basso, nei prossimi 10 un punto alto, quindi ritorniamo proprio come abbiamo fatto prima, al punto alto, 1, 2, 3, 10 e adesso ritorniamo al punto basso, un punto nei prossimi 10 punti, 1, 2, 3, decimo ed ultimo punto. Andiamo a rifinire adesso questo lato, aggiungo un altro punto per un totale di 2, punto successivo ne lavoro 1, qui invece vado a fare semplicemente una catenella e proprio in questo foro che mi ritrovo qui, sia su questo lato che su quest'altro lato, faccio passare la mia tracollina. Ecco perché vado a fare un punto bassissimo, poi punto successivo un punto basso e concludo con un punto basso nello stesso punto del primo. Taglio un bel po' di filo, lo lascio qui perché mi servirà per andare a cucire. Stesso procedimento per l'altro laterale, per cui questo poi sarà il risultato. Ok, possiamo passare alla cucitura dei 2 laterali. Uno l'ho già fatto, l'altro lo facciamo chiaramente insieme. I laterali sono molto utili perché conferiscono profondità, quindi risulta più comoda, più spaziosa soprattutto. In tutto questo ho anche foderato velocemente. Ho tagliato della stoffa, soliti procedimenti che vediamo spesso nei miei tutorial. Comunque prendo il secondo laterale e come faccio sempre mi inserisco nel punto dell'angolo, quindi nel secondo punto dall'esterno e nel primissimo punto. Vado a bloccare il tutto, dopodiché man mano vado a bloccare i punti successivi. Nulla di nuovo, solita cucitura anche qui, molto facile e molto veloce. Perfetto, man mano che scendiamo adattiamo per bene il laterale in questo modo, così facciamo coincidere tutti i punti e una volta che abbiamo fatto questo continuiamo con la cucitura. E voilà, una volta cuciti i 2 laterali, questo qui sarà il risultato. Non è nemmeno molto piccola, è lunga 29 cm una volta finita, è alta sui 18 cm, 19 cm
circa. Questo è il risultato sulla parte frontale, quindi sul davanti, e questo è il risultato dietro. Vi faccio vedere anche all'interno. Ecco qua, questo è il risultato all'interno. Poi per completare il progetto basterà inserire una semplice catenina e portare il progetto sulla spalla, perché no? Ecco qui ho la fessurina, qui ho lasciato libera la fessurina. Farò in questo modo, faccio passare la catenina attraverso e poi la blocco qui. Ho cambiato anche inquadratura per mostrarvi al meglio il progetto, tra l'altro l'ho anche imbottito all'interno con delle buste di cordino per mostrarvi l'effettiva capienza del progetto. Quindi io direi che è abbastanza capiente. Tra l'altro ho anche definito il bordo superiore della borsa, semplicemente a maglia bassissima. Quindi cosa ho fatto? Un cappio, ho tirato fuori il cappio con l'uncinetto da una maglia qualsiasi del bordo e ho iniziato a lavorare delle maglie bassissime tutte attorno. E non ho fatto soltanto un giro di rifinitura, ma ben 2 giri di rifinitura. Poi ho staccato il filo, con un ago mi sono aiutata e ho chiuso il giro, inserendomi sempre nella prima maglia e al centro dell'ultima. Poi ho nascosto il cordino in eccesso tra le maglie. Io vi suggerisco di fare questo passaggio perché il risultato finale della borsa è molto più definito, molto più bello. Bene, eccomi di nuovo qui. Siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che il progetto vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto con un commento. Lo sapete che sono sempre curiosa di sapere una vostra opinione, di conoscere una vostra opinione. Se vi è piaciuto il video, il progetto, mi raccomando lasciate un bel pollice all'insù, seguitemi qui sul canale, anche sui miei social Facebook ed Instagram. Se provate a replicare il progetto mi raccomando taggatemi oppure inviatemi le vostre foto. Per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento in generale rimango disponibile sui social, qui sul canale oppure tramite email, ve la lascio qui in sovraimpressione e giù nell'info box. Vi ricordo che tutti i materiali che ho utilizzato li trovate sempre giù sotto al video nell'info box, quindi se desiderate qualche informazione più e sapere meglio nel dettaglio trovate tutto nel box informazioni sotto al video. Vi ringrazio come sempre per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!